Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo il piacere di raccontarvi la storia di Agustina. Agustina è una ragazza molto giovane che si è innamorata dell'italiano in un modo inaspettato. È una ragazza molto determinata che sta lavorando duro per un sogno. Speriamo che la sua storia vi possa toccare ed ispirarvi ad imparare l'italiano. Buona visione! Nel video di oggi abbiamo Agustina come ospite. Ciao Agustina! Ciao Giulia, ciao Carlo. Come stai? Sei nervosa? Grazie, bene, mi trovo bene, un po' caldo qui in Argentina, ma tutto bene, voi? Qua all'opposto. Meno 10 gradi, ma tutto bene. È pieno inverno, ci troviamo in Austria in questo momento, sulle montagne. È un bel posto, si va a sciare, c'è la neve, quindi proprio dall'altra parte del mondo. Bellissimo, io adesso sto aspettando per andare in vacanza al mare. Ah, vedi? Un inverno completamente diverso dal nostro. Agustina, abbiamo deciso di invitarti a questo video perché conosciamo già un po' la tua storia e pensiamo che possa essere una storia di grande ispirazione. Vuoi raccontarci innanzitutto di dove sei? Vivo a Buenos Aires, ho 22 anni, sono una studentessa di medicina. Da dove nasce la tua passione per l'italiano? Bene, la mia passione nasce già da tanti tempo fa perché io ho potuto viaggiare da quando ero piccola. Il mio primo viaggio in Italia è stato quando io avevo 9 anni e poi ho potuto anche quando ero più grande. Ma quello che mi ha colpito di più ha fatto crescere la mia necessità di parlare l'italiano è stato 2 anni fa, quando sono andata a fare un volontariato in Africa grazie ad un'associazione italiana. Sono andata a Costa d'Avorio con delle infermiere e dei medici che parlavano italiano. Anche se io sapevo molto poco la lingua, ho potuto capire tutto e farmi capire. Che brava, no? Bello che la passione per l'italiano nasca in Costa d'Avorio. Quanto è strana la vita a volte. Ci sono delle cose che accadono facendo dei giri immensi, no? Sì, come le sfide, la tua vita ti porta a voler imparare l'italiano. Quindi chi l'avrebbe mai detto che tu saresti andata in Africa a fare volontariato e saresti ritornata a casa con la passione per l'italiano. Tra l'altro ci dicevi prima dell'intervista che impari l'italiano da solamente 1 anno, veramente poco tempo. Io quest'anno ho approfittato la quarantena per approfondire il mio studio in italiano. Ho fatto 3 lezioni a settimana di 1 ora e mezza più o meno. Ho cominciato a marzo e adesso mi trovo ad un livello B1, B2. Allora ancora mi manca un po', però me la cavo. Beh, devo dire che hai raggiunto un bellissimo traguardo, specialmente perché gli studi di medicina sono molto impegnativi, quindi studiare e imparare l'italiano allo stesso tempo è una bella sfida, quindi complimenti, brava! Grazie, è veramente stata una sfida, ma so che dietro questo sforzo ci sarà una bella ricompensa, diciamo. Ma tu vorresti andare in Italia a studiare medicina, è vero? Sì, io adesso mi trovo nel 3° anno di medicina e ho fatto delle ricerche per andare a Genova a continuare e mi hanno detto che forse posso ingressare al 4° anno oppure al 5°. Che bella storia, comunque non è facile, no? Trasferirsi in un altro stato da soli, con un'altra lingua e cominciare una nuova vita per realizzare il proprio sogno. Quindi, qual è il tuo sogno? Il mio sogno più grande è diventare medico in Italia e fare quello che amo lì, perché è tanto la carriera che amo e anche il paese. Che bello, ma tu sei stata in Italia già tante volte per vacanza, vero? Ci vuoi raccontare un po'
quale posto ti è piaciuto di più o cosa hai avuto la possibilità di visitare? Sono andata a Roma, ma ho potuto conoscere altre città, per esempio Milano, Venezia, ma quella che mi è piaciuta di più è l'ultima volta che sono andata alla regione di Liguria, si chiama Sestri Levante, è stata la prima volta che io conoscevo il mare in Italia e niente, per questo per me è stato affascinante. Anche per Roma ho un amore anche molto grande perché Roma è Roma. Che bello! E in Italia hai mai avuto difficoltà a comprendere in madrelingua? Oppure hai sempre capito tutto? Te la sei cavata? Com'è stata la tua esperienza da questo punto di vista? Io sempre ho capito abbastanza l'italiano, ho una zia che abita lì da 20 anni, allora sempre ho sentito qualcosa, ero un po' abituata. Certamente adesso che ho imparato bene la lingua sento di capire molto meglio. Per esempio io prima ascoltavo la Rai qui in Argentina, sempre c'era qualcosa che non si finiva di capire e adesso sì, si capisce tutto. Però essendo in Italia mi succedeva che io potevo capire ma non potevo parlare. Certo, quello richiede molta pratica e molto esercizio. Ma comunque, avendo imparato l'italiano in così poco tempo, quali sono i consigli che vorresti dare magari a te stessa di un anno fa, dopo un anno di esperienza? Dopo un anno di esperienza io consiglierei di sentire il più italiano possibile. Per imparare bene la lingua quasi che ho creato un mondo parallelo in italiano. Il mio cellulare ho configurato in italiano, il mio Instagram è pieno di pagine in italiano, grazie a voi anche che ti ho conosciuti. Ti devi immergere bene nella lingua e anche quello che mi è servito molto è sentire musica, conoscere canzoni in italiano è molto utile anche perché si impara un po' la cultura, ti serve molto per il vocabolario. Certo. E allora una domanda difficile, quale cantante consigli? Non so, io ho cominciato con Fedez. Ah! Addirittura? Ok. Beh, musica moderna, certo. Mi sarei aspettato qualsiasi risposta, ma non Fedez. Ma Fedez è una sfida enorme perché il rap è molto veloce, le parole non sono molto chiare. Certo, e quindi segui anche su Instagram Fedez e Chiara Ferragni. Sì, certo, tifosa. Quindi sei aggiornata sulle influencer italiane. Sì. Ah, vedi. Qual è stata la difficoltà più grande nell'imparare l'italiano? Credevo che la lingua sia più simile allo spagnolo e quello per me è stato un grande sbaglio perché ti fidi di quello e a volte dici qualche parola in italiano ma in realtà è più spagnolizzato, diciamo. A volte pensavi che quella parola si diceva così e in realtà no, oppure i significati delle parole, i famosi falsi amici. E poi, non so, per esempio adesso che sono già in un livello B2, B1, B2, il congiuntivo per me è ancora un casino. E poi i pronomi sono abbastanza difficili perché sono un po' diversi da noi. Beh, speriamo che i nostri video ti possano aiutare e possano aiutare anche tutti gli studenti di italiano. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio per aiutarvi comunque. Sì, tantissimo. A volte io guardavo qualche tema in italiano, per esempio con il mio professore, ma poi sempre andavo a cercare qualche video dove spiegavano in più. Per quello con voi ho imparato tantissimo. Sono curioso, da dove nasce la tua passione per la medicina? Bene, io da quando ero piccola avevo certa debolezza per le persone con delle disabilità. Sempre sono stata molto vicina a loro e niente, un po' nasce da lì. Io nella medicina ho trovato la strada per poter aiutarli. E poi sempre mi è piaciuto un sacco la scienza e conoscere il funzionamento del corpo, perché succede questo e non l'altro. Non so, è una passione molto grande. Sempre ho voluto dire no, voglio studiare altra cosa perché medicina è molto difficile, però sempre sono caduta nella stessa carriera.
Bene, questo fa vedere che sei una persona sensibile, generosa, ma soprattutto altruista, e quindi noi ti auguriamo veramente il meglio e speriamo che tu possa realizzare il tuo sogno, quello di diventare medico in Italia. Saremmo anche interessati a seguire la tua storia su questo canale, quindi perché non organizzare un'altra intervista ad Agustina una volta arrivata a Genova? Magari ci potrai raccontare poi le tue prime impressioni sull'Italia, sul vivere da sola in Italia. Quindi ci aggiornerai e ci farai sapere se le tue aspettative sono state soddisfatte in Italia. Sì, volentieri. Speriamo sia tra poco il viaggio. Certo, speriamo che tutto torni alla normalità al più presto possibile. Sì, speriamo bene. Grazie mille Agustina, sei stata gentilissima, hai una storia davvero bella e una storia ancora non completa che vogliamo seguire su questo canale. Quindi ti auguriamo il meglio, tante soddisfazioni nella tua carriera da medico. Grazie mille. Bene, grazie per aver condiviso la tua storia. Speriamo che possa ispirare tutti i nostri studenti di italiano. Grazie mille. Ciao. Ciao, grazie.